Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. C'ho un po' di confusione in laboratorio oggi e nel video di oggi vi farò vedere questo, che è come ho costruito questo wattmetro praticamente. In molti mi avete chiesto di farvi vedere come è realizzato dentro. Io ho fatto un video dove spiego come l'ho realizzato, faccio vedere com'è dentro, lo apro senza smontarlo troppo ovviamente, così avrete un'idea su come farlo, vi mostro lo schema elettrico e in più ho messo anche la scala del wattmetro, chi volesse usare lo stesso microamperometro per costruirlo. Do qualche consiglio su come farlo, sempre nei limiti che, come sapete, io non ho da insegnare nulla, non voglio insegnare nulla, ma condivido con voi qualche cosa. Inoltre ho messo una tabella per chi volesse misurare i watt semplicemente con un multimetro digitale. Ho messo una tabella che parte da 1 watt e arriva fino a 1000 watt, dove c'è la corrispondenza sia su 4 ohm che su 8 ohm del valore di tensione RMS che dovete leggere sul volmetro in base ai watt che escono. Sicché seguite questo video e buona visione a tutti. Buongiorno e benvenuti nel nuovo video. Allora, prima di sbudellare il wattmetro di bassa frequenza, che in tanti avete chiesto di vedere come è fatto, facciamo un pochino di teoria. Ora, qua abbiamo un volmetro RMS dell'HP analogico, perché mi tornava meglio, come sempre. Abbiamo la tensione ballerina stamani comunque, e il wattmetro sta indicando circa 10 watt. Facciamo un pochino di teoria per capire cos'è un wattmetro poi alla fine, e vi faccio vedere gli schemi e si prosegue in questa maniera qui. Poi passeremo allo smontaggio vero e proprio. Vediamo un attimino. Allora, ho fatto uno schemino semplice, perché alla fine quello che si può fare con un wattmetro lo possiamo fare anche semplicemente con un volmetro RMS, che sia digitale, tipo questo qui che c'è il disegnino, sia analogico come quello che avete visto prima, e comunque si può fare anche con un oscilloscopio che dopo vi faccio vedere. Semplicemente la formula praticamente per calcolare i watt non è altro che V per V fratto R, dove ovviamente i volt misurati, V sono i volt misurati a capi della resistenza o dell'altoparlante, di solito una resistenza di carico, perché se no diventiamo matti col suono dell'altoparlante, e R è il valore della resistenza, che potrebbe essere da 8 o da 4 ohm a seconda dell'impedenza che può avere il nostro altoparlante o il nostro carico. Qui faccio un esempio. Mettiamo che noi andiamo a misurare la tensione RMS ai capi della resistenza, mettiamo che sia 10 volt RMS, le possiamo vedere con un qualsiasi volmetro digitale di buona qualità, oppure con un voltmetro analogico di buona qualità, anche quello, che è un pochino più difficile. Comunque, se noi andiamo a misurare ai capi di questa resistenza qui 10 volt, dovremo moltiplicare 10 per 10, cioè 10 al quadrato, 10 per 10, che sono 100, viene fuori 100, e questo numero lo dividiamo per il carico, cioè per 8 ohm per 8, e viene fuori 12 watt e 5 RMS, in questa maniera qui, se noi andiamo a misurare questi 10 volt. La stessa cosa lo possiamo fare anche con un oscilloscopio analogico o anche digitale, ovviamente. Io ho messo quello analogico perché non ha le scritte con i volt che può avere un oscilloscopio digitale. Un oscilloscopio digitale moderno vi potrà dare sia i volt picco picco come un oscilloscopio analogico, sia vi può dare anche la tensione scritta dei volt RMS. Però mettiamo che noi abbiamo un oscilloscopio analogico vecchio, allora a questo punto i volt che andiamo a vedere qui, cioè in questo
praticamente da quadretto a quadretto. Se sono i volt picco picco. Un volt picco picco praticamente sono 2,82 volt RMS. Sicché a questo punto dobbiamo andare a misurare fra qui e qui, contare i quadretti se non c'è un'indicazione scritta, e a questo punto mettiamo che noi sempre con la formula di prima andiamo a misurare 20, non saranno 20 volt, cioè saranno 20 volt picco picco, ma le dobbiamo dividere per 2,82, otterremo 7,09 volt. 7,09 per 7,09 fa 50,2 diviso 8, se noi leggiamo questi 20 volt picco picco sarebbe 6,28 watt. Ora lo vediamo un attimino in pratica direttamente sul voltmetro. Allora, noi si è detto, ora c'è la tensione un attimino ballerina, c'è ovviamente, sicché le indicazioni possono un attimino variare mentre parlo. Non abbiamo una grande cabina dell'Enel qui. Comunque, qui ora noi circa abbiamo 10 volt, 10 watt, scusate, abbiamo 10 watt nella scala rossa, lo vediamo perché siamo su 50 watt fondo scala, 10 watt circa, e 10 watt circa corrispondono a RMS a circa 8,94 volt, e qui diciamo siamo più o meno, vediamo un attimino, eccoci qua, e da questa parte con 10 watt l'ho riaggiustata ora, siamo un pochino meno di 9 volt, sicché ovviamente circa 8,9. Se io lo andassi a misurare invece con l'oscilloscopio, scusate la forma d'onda, ma sempre per il solito problema che qui l'Enel fa abbastanza schifo. Comunque, se lo andiamo a vedere con l'oscilloscopio, questi volt picco picco dovrebbero essere 25,21. Allora noi siamo nella portata 5 volt per quadretto, sicché 5, 10, 15, 20, 25 e qualcosa, sicché diciamo circa 25,2 più o meno. Questa forma d'onda qui è brutta, però diciamo va bene per farvi vedere, non è una sinusoide, ma va bene per farvi vedere il concetto. La misura è stata fatta con un trasformatore, ho levato praticamente questi quasi 10 volt da un trasformatore, l'ho mandati all'ingresso del wattmetro, c'ho un variac per poter regolare abbastanza bene i famosi 8,94 volt. In parallelo ci ho messo, ritorno un attimino, in parallelo diciamo ci ho messo questo voltmetro che è praticamente in parallelo ai capi del wattmetro. Non c'è carico perché non serve, che l'ho commutato su carico esterno, perché a noi ci serve solo di misurare una tensione. Ora non è che dobbiamo misurare un amplificatore e andare a vedere la potenza vera e propria, però ovviamente questi 10 watt, se ci fosse un carico, ci sarebbero comunque. Praticamente questi volt che andiamo a leggere corrispondono poi ai watt, sicché come ripeto ho messo l'oscilloscopio in parallelo al wattmetro e in parallelo ci ho messo diciamo anche il voltmetro. Non cambierebbe niente se metto il carico ovviamente, però è inutile far sforzare ora in questo momento ho aggiunto il carico, però l'unica cosa è che sforza il trasformatore e scaldano le resistenze. La misura ovviamente non cambia, se non di poco, per la caduta di tensione sui fili da quando inserisco il carico o meno. Infatti quando andremo a tarare poi il wattmetro lo faremo senza un effettivo carico, perché quello che ci importa è che lui indichi quei dati watt con quella data tensione in ingresso. Poi ovviamente per fare la misura sull'amplificatore metteremo il carico, se no bruciamo tutto. Allora andiamo un attimino, io vi ho accennato questo schemino che ho fatto, che fra parentesi lo troverete in descrizione, sia questo che le altre cosine
che ho fatto, che vi faccio vedere ora. Andiamo un attimino allo schema. Questo è lo schema che ho fatto io e questo qua invece è lo schema originale, diciamo, di Nuova Elettronica. Allora, questo, chi vuole approfondire in maniera spiegata un pochino meglio, cioè dall'ingegnere di Nuova Elettronica, può andare sulla rivista 81. Sulla rivista 81 io ho preso spunto della rivista 81 e ho rifatto lo schema con KiCad e ho fatto delle modifiche allo schema originale, ho aggiunto altre due portate, praticamente ho aggiunto 500 e 1000 watt perché il wattmetro in origine arrivava semplicemente a 100 watt, sicché per aver ho fatto questo lavoro poi ho ridisegnato completamente il circuito stampato, perché il circuito stampato di Nuova Elettronica usava dei commutatori, diciamo, a pulsante che non si trovano o si trovano male. Io semplicemente ho rifatto il tutto con un commutatore rotativo, che è questo qui che vedete qui, in maniera che è più facile reperirlo e via, insomma. Ora, prima di passare allo schema elettrico, poi vi ho fatto una tabella watt volt che potrebbe far comodo per chi non vuole costruire il wattmetro ma va a leggere, diciamo, i volt con un multimetro. E qui ci sono gli ohm, qui ci sono i watt che corrispondono ai volt che andremo a misurare su un dato carico. Qui c'è i 4 ohm e qui ci sono gli 8 ohm, anche questo lo metto in descrizione, e arriva praticamente da 1 watt, 2 watt, 3 watt, eccetera eccetera, arriva fino a 1000 watt, sicché uno praticamente si può sbizzarrire e andare a leggere quello che vuole, che vuol dire che se su 4 ohm noi andremo a leggere, che ne so, volevo cercare una cosina, un conto pari, ma insomma lasciamo perdere il conto pari. Se io vado a leggere 46,90 volt su un carico di 4 ohm, vuol dire che avrò 550 watt. Lo stesso se il carico fosse da 8 ohm, andrò a leggere 66,33 ohm. Comunque questa tabella che ho fatto la trovate in descrizione, l'ho fatta con un foglio Excel, però la trovate in PDF, in maniera che vi può far comodo. Se decidete di realizzare questo wattmetro, troverete anche la tabellina fino a 1000 volt, sia con i 4 ohm che con gli 8, con i volt che dovete leggere per andare a fondo scala con il wattaggio, sicché diciamo 50 watt su 4 ohm dovete leggere sul vostro volmetro 14 e 14, oppure 100 watt leggerete 20 volt. Se andiamo invece nella tabella degli 8 ohm, dovrete leggere, per fare la taratura, 8,94 watt per 8,94 volt su 8 ohm per 10 watt, e qui lo stesso 20 volt sempre RMS su 8 ohm per 50 watt, e così diciamo di seguito. Poi che ho fatto ancora? Ho fatto la scala del wattmetro, che anche quella la metto in PDF, perché se qualcuno vorrà usare lo stesso microamperometro che ho usato io, praticamente può usare direttamente questa scala, che la metto in PDF e così la trovo bella e fatta. Se no bisogna mettersi lì e segnare tutta la nuova scala e poi rifarla con CorelDRAW, con Photoshop, insomma con un programma che uno vuole. Allora, torniamo un attimino. Questo qui, dicevo, è lo schema di Nuova Elettronica. Quello che manca nel mio schema è praticamente la commutazione del carico. Non ce l'ho messa perché ovviamente è banale e io nel mio schema non ce la sono stata a mettere. Se fate un wattmetro con il carico esterno, cioè, mi sto legando, se fate un wattmetro dove userete un carico esterno, ovviamente questa cosa qui non la metterete. Infatti io di solito lo uso con un carico, a meno che non sia
pochi watt, scusate, a meno che non siano pochi watt lo uso con un carico esterno, che poi vi faccio vedere anche quello. Con il carico interno che c'è nel wattmetro lo uso semplicemente per pochi watt. Che dicevo, se lo usate con un carico esterno, questo schema qui non vi serve nemmeno, perché ai capi dell'entrata ci metterete, diciamo, l'altoparlante oppure l'ingresso del carico che avete sarà in parallelo all'ingresso del carico all'entrata. Se invece lo volete mettere interno, è banale, è un server lo schema, ma insomma, se proprio volete seguire lo schema potete usare questo qui di Nuova Elettronica. La stessa cosa, le spie, quelle cose lì, nel mio schema non ci sono, perché ovviamente il cablaggio è banale. E questo qui di Nuova Elettronica, se vedete, si parte da 1 watt e si arriva a 100 watt, mentre nel mio ci sono delle portate in più. Ora vi faccio vedere il mio schema, eccolo qua. Nel mio praticamente ci sono più portate, queste ultime due sono la portata 500 watt e 1000 watt. Infatti l'ho chiamata R50 e R100 per, come si dice, per distinguerle dalle altre. Per praticità, sul circuito stampato che ho fatto, ho praticamente rinominato tutti i componenti come nello schema di Nuova Elettronica. I circuiti stampati, fra parentesi, se qualcuno gli interessassero, non voglio fare ovviamente un mercanteggio dei circuiti stampati perché non ce n'ho, però troverete sempre le mail in descrizione. Se qualcuno fosse interessato al circuito stampato, se raggiungiamo un numero, diciamo, di circuiti stampati adeguato per poter fare l'ordine a PCBWay, mi lego a PCBWay e lì rifaccio l'ordine e poi vi mando il circuito stampato. Quello vedete un attimino voi, di più non so quello che dirvi. Allora, passiamo un attimino velocemente allo schema elettrico. Allora, schema elettrico, qui c'è un ingresso in corrente alternata e ci vuole un trasformatore, basta un trasformatore da 10 watt, anche meno, insomma, tanto l'assorbimento del circuito è veramente poco, però ci vuole circa di 18 volt, ci vuole, sicché 18 volt, 19, 20, ecco, non di più, e non sotto, diciamo, ai 16-17, però meglio se lo fate da 18 volt, se lo trovate da 18 volt, si trovano su RS, insomma in giro si trovano. La tensione alternata entra qui, viene raddrizzata dai diodi, viene stabilizzata da questo stabilizzatore che è un LM7815 e di qui escono i 15 volt. Ovviamente qui ci sono il condensatore di filtro e va bene. Se invece ci spostiamo un attimino, ecco la barra spacciata, ecco, qui invece c'è l'ingresso, diciamo, di bassa frequenza. Questo qui è il commutatore, l'1 è il comune del commutatore rotativo e questi qui sono diciamo le varie portate, dove qui che non ci sono questi trimmer qui, sulla prima portata che non c'è il trimmer sarà 1 watt, che io nel mio ho omesso perché parto da 5 watt in là, poi avremo 5 watt, 10 watt, 50 watt, 100 watt, 500 watt e un 1000 watt. Praticamente il commutatore rotativo ovviamente metterà in comunicazione questo con questo o questo con questo e via discorrendo. Comunque diciamo il numero 8 è la portata più bassa. E sicché il segnale di bassa frequenza entra qui tramite questi trimmer e il partitore di tensione che c'è qui, fa questo giro, arriva qui e va a finire al piedino non invertente dell'operazionale, che è un TL081. Questo perché diciamo così con qualsiasi microamperometro da 100 microampere mi pare che sia,
poi ve lo dico di preciso, tanto l'elenco componenti sempre lo trovate su Nuova Elettronica, il numero 81. Praticamente un microamperometro qualsiasi di per sé non è che arriva a frequenze per esempio 10.000 10.000 Hz, 15.000 Hz oppure 1.000 Hz. Invece sfruttando questo operazionale qui che ha una banda passante elevata possiamo coprire tutta la gamma audio. Praticamente il segnale entra qui, viene amplificato dall'operazionale, viene raddrizzato da questi 4 diodi qui e di qua va al microamperometro. Allora, R19 serve per tarare la portata più bassa, dove qui non c'è il trimmer. Serve per tarare la portata di 1 watt. E comunque sia il fondo scala dello strumento, anche se non usate la portata di 1 watt, questo qui va sempre tarato per il fondo scala dello strumento, come spiegato molto bene, ripeto, sulle istruzioni di Nuova Elettronica. La stessa cosa, gli altri trimmer serviranno per regolare le altre portate del wattmetro. Qui abbiamo un deviatore che servirà per la commutazione 4 e 8 ohm, insieme ovviamente al commutatore che metterete del carico. Io non ho il commutatore del carico perché ho voluto usare solamente diciamo gli 8 ohm, perché gli amplificatori diciamo hi-fi di solito sono da 8 ohm, e sicché diciamo questo wattmetro qui mi serve solo per gli amplificatori con altoparlanti da 8 ohm. Però c'è questo deviatore che cambia la portata praticamente del wattmetro in base se usiamo un carico di 4 o di 8 ohm. Ovviamente l'altro commutatore andrà abbinato a un altro commutatore che farà la commutazione del carico su 4 e 8 ohm per l'amplificatore. E la stessa cosa possiamo, come nel mio, c'è un commutatore che esclude diciamo, il carico interno. Io se voglio usare un carico esterno lo metto su esterno e metterò diciamo, un carico esterno. Niente, lo schema è tutto qui, non è che ci sia delle grandissime cose. Come ripeto, trovate tutto su Nuova Elettronica per approfondire e ripeto, il circuito stampato che ho fatto ho lasciato la stessa denominazione perché mi tornava bene e sicché se qualcuno decide di realizzarlo avrà questo vantaggio qui. L'ho fatto nel 2020, questo sicché nemmeno pensavo diciamo di aprire un canale YouTube o roba del genere, l'ho fatto solo per me, sicché ripeto, trovate in descrizione, ci trovate questa tabellina qui, ci trovate la scala del wattmetro, ci troverete quest'altra tabella che arriva fino a 1000 watt per sapere i volt che dovete leggere su un voltmetro, e qualora non voleste fare il wattmetro vi può far comodo. Chi vuole realizzare il wattmetro ho messo dalla portata da 1 a 1000 per le varie portate e volte che ci dovete leggere, e poi ci metterò diciamo anche lo schema elettrico. Sicché io penso che teoricamente vi ho detto quello che c'è da sapere, casomai mi fate delle domande, non troppo difficili se no non so rispondere. E niente, ora io apro il wattmetro, vi faccio vedere come è fatto dentro. Sicché un attimino metto in pausa e ci risentiamo fra qualche minuto. Ecco, allora questo qui è il wattmetro, ci ho levato le viti, basta aprirlo, vi volevo far vedere un attimino, ci ho fatto sia diciamo l'aerazione sopra, qui, poi sotto, solito discorso, dove ci sono poi le resistenze di carico
c'è praticamente anche qui un'aerazione. Tutte e due le aerazioni sono, se vedete, sono separate, cioè alzate, rialzate, in maniera che ci passi più aria che sia possibile, e ci sono due ventole che partiranno con un termostato. Ci ho messo un termostato, quando si raggiunge circa 45 gradi, mi sembra, non ricordo, partono le ventole. Ovviamente, un attimino solo, prendo una cosa. Ovviamente questo wattmetro qui, ora ve lo faccio vedere internamente, è dotato sia di carico interno che di carico esterno, però fino magari a 50 watt a servizio continuo lavora bene, 100 watt per qualche minuto, ma se voglio usare un carico più alto ovviamente devo commutare su carico esterno e usare, ce n'ho due di carichi, uno non ve lo posso far vedere perché è sotto il banco, e uno è questo qui è un altro carico ovviamente che arriva fino a 400 watt, e c'è un dissipatore piuttosto massiccio, come si vede, e eventualmente uso questo. Ci ho fatto anche l'uscita per l'oscilloscopio e un'uscita isolata se dovremo andare a vedere degli amplificatori, per esempio a ponte. E qui un piccolo altoparlante interno dove si può monitorare quello che sta uscendo. Commutazione canale destro, canale sinistro, niente. Nulla. Questo lo togliamo, magari ne parliamo un'altra volta, e ritorniamo al nostro carico. Togliamo la copertura, vi faccio vedere, ecco, la copertura, come vedete qui ci rimane aria, in maniera che prenda, diciamo, aria più che sia possibile. E là, sono andato fuori. E qua c'è il circuito stampato. Allora, commutiamo un attimino sulla telecamera 3. Ecco qua. Ora spengiamo una luce che ci dà fastidio, mettiamo un'altra luce, e qua è come è fatto, diciamo, il carico praticamente. Allora, dicevo, questo è il carico aperto, questo è il circuito stampato che ho rifatto ex novo, perché quello di Nuova Elettronica, come vedete, era fatto totalmente diverso e usava una serie di commutatori. Vediamo se riesco a farveli vedere. Usava una serie di commutatori così, e siccome si trovano male, e ho ridisegnato completamente il circuito stampato e siamo andati a questo circuito stampato qui che vi avevo già fatto vedere. Allora, il circuito stampato questo è stereo, se no, diciamo, uno lo può fare mono. Avviciniamoci un attimino con la telecamera, vediamo se riesco. Ecco, dove prendiamo un cacciavite, dove qui ci sono i trimmer di regolazione, come avevo fatto vedere. Qui c'è l'altro trimmer, poi ci sarebbe in questo punto qua un altro trimmer che servirà dovrebbe servire per la regolazione dei 4 vita, e qui dove qui vedete il ponticello e basta, la morsettiera per il commutatore 4 e 8 ohm, che, come ripeto, a me non serve perché lo uso solo per 8 ohm. Qui non si apre ora di più. Qua ci sono le resistenze, sono praticamente 2 resistenze da 100 watt se non sbaglio. In questi fili qui che vedete vanno al termostato per accendere le ventole, diciamo, in automatico.
e qui sotto, purtroppo non lo posso smontare tutto ovviamente, qui sotto ci sono, perché ci sono, si vede male, questa parte di metallo qui che è un supporto che tiene i circuiti stampati, e si smonta male, nel senso dovrei smontarlo tutto e non lo faccio. Sotto qui ci sono i trasformatori di alimentazione. Il trasformatore di alimentazione, se decidete di farlo stereo, dovrebbe avere due uscite separate, che è meglio, in maniera che non c'è mai interferenza, non ci sono dei ritorni e roba del genere. E poi c'è un altro trasformatore che serve, diciamo, di potenza abbastanza sostenuta per quando partono le ventole, perché queste sono ventole che assorbono circa mezzo ampere l'una quando sono in moto. Qui sul davanti c'è i microamperometri con la scala, e qui di più vi posso far vedere poco. Le boccole sono collegate e arrivano tramite questo, arrivano tramite questo commutatore qui a fare il carico sia interno che esterno, sicché quando sarà interno queste boccole qui saranno collegate alle resistenze. Quando è su esterno mi stacca il carico interno e io dovrò usare un carico ovviamente esterno. Il commutatore, questo è un commutatore doppio perché questo è stereo, un commutatore rotativo. Il commutatore rotativo va a questa morsettiera qui. L'alimentazione va a questa morsettiera qui, sicché ho messo tutte le morsettiere, è anche abbastanza facile farlo. Però mi dispiace che non ve lo posso, diciamo, smontare tutto, ma ovviamente qui è messo come le matriosche, il Tetris, praticamente non viene via nemmeno il pannello davanti se non tolgo, diciamo, i circuiti stampati. Siccome lo spazio era limitato qui dentro, purtroppo, diciamo, è così, non ve lo posso smontare. Comunque semplicemente quando uno avrà fatto il montaggio, monta tutti i componenti qui sopra e poi farà le varie, diciamo, regolazioni come sono scritte sulla rivista, sicché dovrà tarare questo trimmer qui per il fondo scala e poi i vari trimmer per le varie portate sul commutatore che diciamo ruoterà. Dallo schema si vede bene, sicché più di tanto non vi posso accontentare, insomma, ecco. C'è anche in questo, allora qui ho detto c'è il termostato, in realtà ci sono due termostati, questo qui, vediamo un po', ecco, qui attaccate alla lette ci sono due termostati, uno aziona le ventole che vi ho fatto vedere e un altro, se vedete qui in questo punto qui, aziona il cicalino, dove uno fa partire le ventole, mi pare intorno a 45 gradi, e quell'altro, se si raggiunge 60 gradi, mi sembra, non ricordo ora il valore che ho messo dai termostati, fa suonare il cicalino e mi avvisa che siamo andati, diciamo, in sovratemperatura. Niente, io credo che purtroppo vi posso far vedere poco, non posso farvi vedere di più. Però ecco, vi ho fatto vedere lo schema, ho fatto vedere un attimino come è fatto dentro per darvi un'idea, e se volete fare un carico che chiaramente assorba di più, vi ci vorrà un dissipatore esterno grosso come quello che ho messo io sull'altro carico puro che ho fatto. Basta, penso che qui è finito il frate, diciamo, non c'è altro da dire. Niente, spero che qualche cosina di spunto ve l'abbia dato questo video qui, anche se non vi ho potuto accontentare, diciamo, più di tanto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, commentate se volete dei consigli
e se qualcuno volesse li stampati mi scriva sulle mail che trova in descrizione. Se raggiungiamo un numero sufficiente rifaccio l'ordine a PCBWay. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Benvenuti su The River Lab. Allora, oggi riparliamo del wattmetro di bassa frequenza, perché faremo la taratura. Nel senso, l'altra volta non vi ho fatto vedere la taratura perché il mio era montato, ovviamente rimontarne un altro per tararlo non ne avevo granché voglia. Comunque un utente del canale che non riusciva a fare la taratura mi ha mandato, diciamo, tutto l'ambaradan, tutto un pacchettino con i due circuiti stampati, gli strumenti e quant'altro che state vedendo qui, in maniera da vedere come mai lui non riusciva a tararle. E qua ne approfitterò, senza polemiche ovviamente, per parlare un attimino anche di come approcciarsi quando si va a montare un circuito elettronico, perché sennò si fanno diciamo degli sbagli che poi non riusciamo a risolvere. E niente, sicché praticamente vi faccio vedere come effettuare tutta la taratura dello strumento. Un'altra cosa che è importante, non è che io di solito faccio tarature per altri o faccio lavori per altri, però in casi tipo questo, che potrebbe essere interessante per molti, che lo reputo interessante e che ci facciamo magari, che può essere uno spunto interessante per farci un video, allora lo faccio. Sicché se avete qualcosa, come ho già detto, da mandarmi che non usate più o che ritenete, magari ci troviamo d'accordo insieme per poterci fare un video, non esitate a contattarmi. Se è una cosa che può interessare più di una persona, ve la faccio spedire, insomma, tutto lì. Proseguite nella visione di questo video e guardiamo come va a finire la storia del wattmetro. Buongiorno, in questo video parleremo della taratura di questo wattmetro di Nuova Elettronica, a cui, come sapete, ho rifatto lo stampato. Un utente del canale mi ha rimandato mi ha chiesto per cortesia se gli facevo la taratura e guardavo se c'era qualcosa che non andava, perché diciamo non riusciva a tararlo. Ne voglio approfittare per non per fare polemica ovviamente, ma per cercare di spiegare quali sono poi gli errori più comuni quando si va a montare qualsiasi progetto elettronico, non in particolare questo. Ora parleremo di questo, ma non in particolare di questo. Allora, una delle prime cose da fare è guardare bene lo schema elettrico e vedere se siamo in grado poi di, diciamo, di realizzarlo, perché alle volte anche le cose più banali possono nascondere delle insidie. Allora, vediamo un attimino, spostiamo un attimino questo qui, che comunque mi sembra abbastanza montato correttamente, e sicché perlomeno esteticamente, perlomeno il montaggio ci siamo, diciamo, no? Allora lo sposto. Una delle cose veramente una delle cose che va controllato è che quello che andiamo a comprare sia poi quello che ci serve, o quello che vogliamo usare, anche perché magari l'abbiamo solamente in casa, sia quello che ci serve. Allora io nel video ho dato anche una scala, chi la voleva stampare ho messo una scala da scaricare che è questa, però c'è da fare una considerazione. Come ho spiegato, la scala è per questo strumento,
che io avevo comprato e che avevo, sicché la scala è, diciamo, tarata per questo strumento. Non è detto che se noi la montiamo su uno strumento completamente diverso, che è questo qui accanto, poi funzioni. Prima di tutto perché la scala magari poi non va a corrispondere, perché ripeto, se è tarata, se ho fatto la scala i 3 watt, 2 watt compagnia cantante per questo di strumento, non è detto che poi su uno strumento diverso alla fine vada a cascare nello stesso punto. Il fondo scala sicuramente, se il fondo scala è giusto, però che vadi, diciamo, a cascare nello stesso punto, che lo strumento è diverso. Poi quello che mi chiedo, siccome già un altro utente del canale mi ha detto, ma io al posto di uno strumento di 100 microampere l'ho comprato da 300 milliampere, va bene lo stesso? E no, ovviamente non va bene affatto, perché questo qui nero è uno strumento da 100 microampere. Se nello schema, nel circuito ci vuole uno strumento che abbia una data sensibilità, non possiamo mettercene un altro, perché se no non va bene, a meno che poi non si vadano a fare delle modifiche. Però di solito magari mettiamo uno strumento più sensibile, no? Uno strumento completamente diverso e di portata molto più alta. Ora questo io l'ho domandato a quel signore che me lo ha mandato, ho detto, ma è da 100 microampere fondo scala? Dice, non lo so, però se non è da 100 microampere fondo scala, ovviamente io la taratura con questo strumento è inutile che gliela faccia, perché non va bene. Poi un'altra cosa, quando si va a montare gli strumenti o in generale quando si va a fare qualcosa, è assicurarci che quello che facciamo sia fatto correttamente, sia fatto bene, perché se vediamo, allora, in questo strumento qui, quando è stato rimontato, vedete, si muove, questa è la regolazione dell'inizio scala, si muove. In questo strumento qui che ha rimontato, l'inizio scala non si muove. Perché? Perché l'aggancio, che ora non si vede qui, comunque qui c'è questa vitina qui, chiamiamola, deve agganciarsi a un inserto che c'è sotto, che poi farà muovere, diciamo, un pochino il galvanometro, la parte del galvanometro per azzerarla. E qui non è stato centrato, diciamo, sicché questo qui, la vite ora è nel nulla, sicché già non va bene. Altra cosa, magari se lavorate con gli strumenti, state attenti a non fare questa cosa qui. Vedete, la scala che c'è stata incollata è stata incollata male, è più larga del dovuto e fa la gobba. Questa gobba qui, ovviamente, poi quando lo strumento si va a muovere ci si inceppa, e sicché, diciamo, non va bene nemmeno quello. Allora, ora facciamo una cosa, tanto per incominciare guardiamo se questi strumenti che sono arrivati sono da 100 microampere fondo scala, cosa che sicuramente non sono, perché io ho provato un attimino a fare la taratura dello strumento e non si tara per niente. Non dipende sicuramente, secondo me, solo dallo strumento. Lo collego un attimino, prendo un multimetro qualsiasi, perché non serve un multimetro di elevata precisione, guardiamo se arriva sul fondo scala con 100 microampere o con un diciamo un valore diverso. Allora, ho collegato il microamperometro, ci ho messo come riferimento questo multimetro tarato sulla portata, diciamo, 200 microampere fondo scala, sicché quando questo segnerà 100, questo qui dovrebbe essere a fondo scala. Vediamo se, diciamo, la cosa va bene. Poi passeremo anche allo schema elettrico per la taratura, ma intanto appuriamo se c'è qualcosa che non funziona. Allora, lo sto facendo salire. Allora, io sono a fondo scala più o meno con
questo strumentino, non lo vedo bene, ma insomma diciamo che sono a fondo scala con lo strumentino, e mi segna 118 microampere, sicché questo qui è uno strumento che già non va bene. Oltre, poi ripeto, che magari la scala non andrà bene, perché è logaritmica, la scala del wattmetro ovviamente è nata per quell'altro strumento, che questo strumento non lo potremo usare, non lo potrà usare per fare questo diciamo montaggio, questo montaggio qui. E la taratura la farò ovviamente con questo strumento qui, tanto va tarato sempre il fondo scala, e non importa sulle portate se sono 5 watt, 10 o quello che sia, per diciamo il fondo scala arriverà poi sempre a 100. Comunque già questo strumento non va bene, oltre che era stato la scala era stata incollata male e tutte diciamo le cosine. Ora passiamo a vedere le altre cose del circuito stampato, del commutatore, se vanno bene. Allora, un'altra cosa che ho notato è che lui di questi stampati ne ha fatti due e voleva fare un wattmetro stereo. Ovviamente il wattmetro, anche se è stereo, va diciamo comandato con lo stesso commutatore. Ora il commutatore per questo qui, per questo wattmetro, se è mono deve essere una via, va bene, e poi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posizioni, sicché se è mono deve essere una via, 7 posizioni. Se è stereo deve essere sempre 7 posizioni ma 2 vie. Questo qui, come vedete, ora non si sente, ma vediamo un attimino, partiamo da 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cioè un commutatore per fare un wattmetro stereo a una via, 11 posizioni, non va bene, perché se è stereo dobbiamo avere un commutatore a 2 vie, sicché anche questo qui lo mettiamo da una parte perché non servirà. Per la taratura metterò il ponticello di volta in volta a simulare il commutatore nella morsettiera. Altra cosa che mi sono accorto e che ovviamente per la taratura non gli poteva funzionare, ovviamente io poi ho provato a fare la taratura mettendolo nella posizione giusta. Comunque qui vedete che c'è il deviatore che fa 4 8 ohm. Guardate com'è montato. Ora, nel deviatore la parte centrale ovviamente è il comune, che poi si sposterà di qui o si sposterà di là. Sul circuito stampato, se vedete, il comune è qui a sinistra, scusate, è qui a destra, poi va 4 ohm e 8 ohm, sicché il commutatore montato così non potrà mai funzionare, perché questo qui, ora l'avvicino, la parte centrale andrà messa qua e le due parti, che ovviamente questo va sul pannello ma non va sullo stampato, però la parte centrale va da questa parte dove è il comune e i due laterali poi andranno qua, sicché anche questa cosa qui non funziona, non può funzionare montato così, però bisogna che perlomeno prima di montarlo, se non sapete come sono i contatti anche di un commutatore o di un deviatore come in questo caso qui, li misuriate con il tester, se no fate dei danni, nel senso in questo caso no, ma secondo cosa collegate potrete fare dei danni, sicché assicurarsi sempre di quello che facciamo. Ripeto, non è la mia una polemica, è cercare di spiegare a chi si appresta a fare dei montaggi, se non è troppo esperto, come fare a non sbagliare o a sbagliare meno. Allora, sposto un attimino la telecamera e si passa alle altre cose che non funzionano.
Un'altra cosa da controllare sono le nuove resistenze, quelle di precisione, da controllare dico con il tester, queste qui, perché mentre qua i colori si vedono molto bene, ora io non lo so se la inquadro bene, se si vede, comunque qui si vedono molto bene, in queste altre i colori non è che si distinguono veramente bene, forse sarò io perché sono vecchio. Allora in caso di dubbi, qui ce n'era 3 sole, in caso di dubbi magari le misuriamo prima di montarle in circuito. Allora ora vi faccio vedere una cosa sullo schema elettrico. Allora vediamo se riesco ad arrivare al mouse. Questo è il mouse e questo è il trimmer di regolazione, il primo trimmer di regolazione, e questa resistenza qui è una resistenza che dovrebbe essere da 1K, che serve proprio per, diciamo, è sul galvanometro stesso, se vedete qui poi va al microamperometro, serve per la prima taratura del watt, sicché se questa resistenza non è di valore giusto ovviamente non si fa la taratura assolutamente. È la prima cosa che mi sono posto, è la prima domanda che mi sono posto, è questa resistenza qui, che è quella lì che avete visto da 1K, è 1K perché il galvanometro va sempre a fondo scala, cioè non riusciva lui, e ovviamente ho fatto la prova, non riesco nemmeno io a portarlo sul fondo scala. Ora spero che il tester sia più o meno visibile. Ecco, qui si azzera, questo qui è azzerato, e se io vado a misurare questa resistenza qui, io sono sulla portata 2K fondo scala, se io vado a misurare qui dovrebbe segnare un K o giù di lì, anche se è in circuito, però non segna assolutamente niente, cioè rimane, a parte quando la tocco un attimino che magari conducono un secondo i diodi o qualcosa del genere, non si muove, dovrebbe segnare un K. Aumentiamo la portata, mettiamolo su 20K. Se io vado a fare la misura su 20K mi segna 8K, sicché vuol dire che questa resistenza probabilmente è da 8K o 8,2K, che è il valore più prossimo. 8K, sicché questa resistenza ovviamente se ce la mettiamo 8 volte più alta di quella che dovrebbe essere, non funziona, sicché questa resistenza va cambiata e va messa di valore giusto prima di fare la taratura. E le altre resistenze, queste qui, vediamo un attimino, ritorno sull'altra camera. Le altre resistenze, che sono queste qui con i colori, vediamo un po', ecco, queste qui classiche le ho controllate visivamente e sono del valore giusto. Rimane da controllare queste due resistenze di precisione qui, se sono del valore giusto, se sono, perché le vedo male effettivamente, le proverò con il tester, non riesco a capire i colori, non si distinguono bene i colori, sicché rimettiamo un attimino, vediamo un attimino sullo schema di individuarle. Quelle due resistenze lì dovrebbe essere R15 e R17, vediamo che valore dovrebbero avere. R15 è qua, 100K, e R17 dovrebbe essere da 8,2K. Andiamo a misurarle un attimino, ripasso sull'altra camera. Allora, si è detto, la prima, che è R15, dovrebbe essere, lo rileggo sullo schema, abbiate pazienza, dovrebbe essere 100K, e l'altra, che è R17, ho perso lo schema, abbiate pazienza, R17
R17 8,2K. Andiamo a vedere R17, che è questa. R17 mi segna appunto 8,13, sicché diciamo 8,2K. Ci siamo. L'altra dovrebbe essere 100K, sicché sposto il multimetro su 200K, fondo scala. Se lo vado a misurare, vediamo che succede. Vado a misurare e mi segna 75K. Anche se inverto sono sempre 75K. La scollego comunque un attimino per prova, la scollego dal circuito e vediamo un attimino se veramente sia questa che questa qua sono del valore giusto o come si è misurato non sono del valore giusto. Questa qua da 100K potrebbe essere che ci sono degli altri componenti in circuito che la falsano, sicché potrebbe poi alla fine essere da 100K e il problema è essere solo quelle. Le scollego da una parte e le riproviamo insieme. Allora, ho dissaldato le resistenze e le andiamo a provare, perché ripeto, questa da 100K, se c'era qualcosa in circuito poteva essere falsata la misura a un valore inferiore, mi pare si sia letto 75K invece che 100K. Però questa qua, che dovrebbe essere un K e segnava 8K, ovviamente sicuramente non è giusta. Proviamo questa. Sono sempre sulla portata 200K fondo scala, 200.000 ohm fondo scala. Vediamo se tocco bene. Eccola qua, 100.000, sicché questa resistenza va bene, dopo la rimonto e questa va bene. Ora rimetto il tester sulla portata 2000 ohm fondo scala, cioè 2K, e misuro questa resistenza qui, che dovrebbe essere 1000 ohm. Vediamo un po', niente. Allora, cioè niente nel senso non segna perché siamo a 2 kΩ fondo scala. La mettiamo sulla portata 20 kΩ fondo scala e lui mi segna 8000 ohm, 8K, sicché questa resistenza, che dovrebbe essere da 1000, con una resistenza da 8000, 8 volte più grande, ovviamente questo trimmer diventa per la regolazione ininfluente, perché è un trimmer, se non mi sbaglio, da, vediamo se ci leggo, da 5000 ohm, e sicché diventa veramente ininfluente con un valore 8 volte più grande di quello che dovrebbe essere. E ricapitolando, quando, consiglio mio, poi ognuno fa come vuole, se non siete sicuri, e visto che quando sono poche è meglio aver paura, si dice, che toccarne, a Viareggio dalle mie parti, che toccarne vorrebbe dire di buscarne, di prendere delle botte. È meglio aver paura che prendere delle botte, sicché io vi consiglio: misurate le resistenze, vi fate dei mazzettini sul banco e poi le montate da lì, però siete sicuri che il valore che andrete a montare è giusto, perché se no poi non riuscite a capire come mai non va. Ora, questo è un circuito banale, c'è 3 componenti in croce, si fa presto, ma se il circuito è complesso non ci levate le gambe dopo. Io cambio questa resistenza qui e poi mi organizzo con il trasformatore e con tutte le cosine, come diceva Nuova Elettronica, e si fa la taratura insieme. Allora, procediamo ora alla taratura di questo wattmetro che mi ha mandato, diciamo, quel ragazzo, quel signore, per fargli la taratura. Abbiamo visto che c'era delle cose che non andavano bene e ora, diciamo, l'ho collegato e si fa la taratura vera e propria. Ho collegato il comune con l'ingresso praticamente da 8 ohm dove va il deviatore, in maniera che si vede meglio prima di tutto e si fa meglio con una serie di, diciamo, di fili, che non col commutatore che non si vede. E al posto dell'altro commutatore che non andava bene ho collegato il comune con l'ingresso qui in cima, che è quello da 1 watt. E ora dobbiamo fare la taratura
a 1 watt fondo scala. Allora vi faccio vedere un attimino lo schema, un attimo. Ecco fatto, siamo passati allo schema elettrico. Quello che dobbiamo tarare sarà questo trimmer per il 1 watt fondo scala e poi questi altri trimmer qui che faranno, diciamo, rispettivamente tutte quelle altre portate. Rispetto allo schema originale di Nova Elettronica io ho aggiunto questi 2 trimmer qui per fare anche la portata 500 watt e 1000 watt fondo scala. Allora passiamo un attimino alla rivista. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è seguire la rivista, ovviamente, e cercare le varie tensioni e tutto quello che c'è scritto qui sulla rivista. Io ora ve lo faccio vedere, ma vi invito a prendere la rivista, a seguire pari pari quello che dice la rivista, perché i componenti hanno lo stesso numero che sulla rivista, anche sia che ovviamente fate voi il circuito stampato, sia che magari avete questo. E poi praticamente l'unica cosa che è diversa è le ultime 2 portate, ma le ultime 2 portate ovviamente è la stessa cosa che con le altre portate, varia solo la tensione. Allora qui vediamo, la rivista dice che la prima portata su 8 ohm, qui dice, eccolo qua, va tarato a 2,68 volt. Questo qua, collegate il secondario del trasformatore e ci dobbiamo trovare all'ingresso del wattmetro 2,68 volt. Ora qui probabilmente hanno fatto un errore tipografico, hanno sbagliato nei numeri, perché in realtà quello che dobbiamo andare a leggere per tarare 1 watt fondo scala sono 2,83 watt, e questo non è che lo dico io, ma insomma è matematica. Allora torniamo un attimino all'apparecchio. Il trimmer che va tarato è questo, non mi ricordo neanche che nome è, un attimino, dovrebbe essere, sì, R19. Va tarato, una volta che noi qui abbiamo 2,83 volt, va portato questo per il fondo scala e quello sarà tarato per 1 watt fondo scala. Per fare questo ci vuole, come scritto sulla rivista, io uso un variac, ma comunque uno può usare più di un trasformatore. Qui ci vuole un trasformatore che eroghi circa 10 volt fondo scala. Ecco lo riaccendiamo, ecco il voltmetro, il tester che si lamenta, e poi ci va messo un trimmer in serie. Ora non fate lo sbaglio come qualcuno che mi ha scritto e non riusciva a leggere la tensione di 2,83 volt perché cercava di tararlo, diciamo, a vuoto, cioè con i fili in mano, i 2 fili in mano con il tester, con in serie un potenziometro. Ovviamente non regolerà mai, mentre invece va collegato l'ingresso, come scritto a rivista, va collegato al wattmetro, ovviamente, perché le resistenze anche che ci sono nel wattmetro fanno questa poi caduta di tensione fra i trimmer e le resistenze del wattmetro, se no continuerete a leggere più o meno la stessa tensione del trasformatore. Comunque io, per fare un lavoro, un bel lavoro, ho messo, invece che loro parlano di un trimmer, io ho messo un potenziometro multigiri, e poi, siccome la regolazione è un attimino difficoltosa arrivare al valore preciso, ne ho messo un altro in serie che è 1/10 del valore del primo, in maniera che ho anche una regolazione fine. Poi potete fare, diciamo, come volete, come si dice, invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Comunque io ho fatto così perché mi sembra un attimino più agevole. Allora dobbiamo portarlo, si è detto, a 2,83 volt. Allora alzo 2,7, 2,82, e poi magari con questo qui piccolino, vedete che è già difficoltoso anche con questo piccolino, con solo quello grosso e poi solo un trimmer chiaramente è ancora più difficoltoso. Comunque è una cosa che si può fare. Ora l'ultimo numero, se invece di essere 2,83 o 2,84 come succede ora, vuole dire poco, perché usando un trasformatore
ovviamente la tensione di rete ha qualche fluttuazione e sicché diciamo ci sarà qualche fluttuazione. Ovviamente alla fine la precisione è uno strumento ad ago, non è che sarà così diversa se invece di essere 2,83 sono 2,82. Ecco, volevo semplicemente dire questa cosa qui. Comunque quando abbiamo 2,83 tariamo questo trimmer per portarlo a fondo scala. Vi passo davanti perché ci ho a tenere fermo lo stampato. E ovviamente io trimmer che monto sugli stampati, quando faccio gli stampati, siccome sono trimmer che vanno tarati una volta e poi non più, non sto a guardare che in senso magari orario aumentino o in senso antiorario diminuiscano e compagnia cantante. Questo, se vedete, praticamente aumenta girando al contrario. Io lavoro nel come si dice, ecco qua, siamo arrivati a fondo scala e sicché il watt è tarato per la prima portata. Dicevo, io guardo come mi torna meglio nel circuito. Se per far sì che il trimmer aumenti in senso orario devo fare girare delle piste e fare delle cose assurde, lo lascio come questo che si giri in senso antiorario. Tanto una volta tarato è tarato, non lo faccio solo io, lo fanno anche su degli strumenti blasonati, sicché non sono l'unico che la pensa così. Cioè incasinare un circuito stampato per fosse un potenziometro, è ovvio, ammesso che alzi dalla parte giusta, ma così. Allora, la prima portata è tarata, spengiamo un attimino e ora dobbiamo tarare la seconda portata. Andiamo a vedere un attimo sempre cosa dice la rivista, e la rivista a questo punto dice che va portato ovviamente su 5 watt fondo scala e poi va ruotato, e il trimmer R1 è questo, l'ho messo in fila. Allora facciamo una cosa, sposto i fili, il filo diciamo come se fosse il commutatore, lo sposto da questo punto che era qui all'ultimo dove c'è scritto 1 watt, lo metto su 5 watt fondo scala. Spero non mi si veda la pelata perché non è un bello spettacolo. Ecco qua, 5 watt fondo scala, riaccendiamo e ora a quel punto va portato. Vedete, 5 watt fondo scala su 8 ohm corrispondono a 6,32 volt. Vediamo se questa volta sulla rivista 6,32 volt. Sicché questa volta era solo un errore tipografico che hanno fatto nella prima riga. Allora, abbiamo tarato R19 per 1 watt fondo scala. Ora dobbiamo tarare le altre portate 5, 10, 50 eccetera. I trimmer per tarare le portate fino a 1000 watt sono R1, R2, R3, R4, R50 e R100. Allora dobbiamo tarare R1 lo tareremo per i 5 watt, sicché si va, perché l'1 watt l'abbiamo fatto con R19 e ora faremo R1 per diciamo i 5 watt fondo scala. Allora, qui sono sulla portata, ho spostato il commutatore qui, ovviamente la portata 5 watt, come se fosse il commutatore. Regoliamo il potenziometro per leggere 6,32 volt. Allora, 6,34, non è necessaria la precisione proprio assoluta, ma più preciso è meglio è. Poi tocchiamo il trimmer per portarlo a fondo scala. Se ci accorgiamo che nel fondo scala è calata o è aumentata leggermente la tensione, ritoccheremo anche i trimmer o i potenziometri, ci abbiamo messo i potenziometri che variano diciamo la tensione. In questo caso qui, anche questo qui ora è tarato per 5 watt fondo scala. Ora sposto il commutatore, lo porto su 10 watt fondo scala e tareremo anche 10 watt. Stiamo sempre parlando degli 8 ohm, poi si guarderà come tarare i 4. Ora a questo punto qui tariamo R2 se non mi sbaglio, che è questo trimmer qui, e devo portare la tensione per i 10 watt a 8,94. Vediamo un attimino come si può fare. 7
è poco, devo alzare un attimino il variac, scusate, vediamo, si è detto 8,94, 8,5, 8,6, ancora poco, 8,93, 8,94. Quando la tensione è quella giusta, lo strumento si affonda scala. Allora abbiamo tarato il 10 watt, ora tariamo i 50 watt, sposto il commutatore su 50 watt, e io andrei avanti un attimino a fare le tarature fino ad arrivare a 500 watt, perché se no vedete che continuo a fare le stesse cose e vi annoio. Sicché fermo un attimo il video, taro quei lati trimmer che sono nella stessa maniera e poi vediamo come tarare i 4 ohm. Ecco fatto, ora tariamo l'ultima portata un attimino insieme, deve essere 89,44 volt, quella dei 1000 watt, sicché 89,44 volt, cerchiamo di essere attenti perché si comincia a far sentire, se no prendete la scossa, vi si accendino le orecchie poi. Allora, 89,44, ora vi faccio vedere una cosa, 89,5, portiamolo sul fondo scala per i 1000 watt, 89 dicevo,4, mi si è vista la pelata, ora l'ho cancellata. Vi faccio vedere che se vado a 89,7, 89,7 o 89 o a 90, praticamente la differenza è minima, non viene apprezzata dal galvanometro, bisogna che scenda un bel po' perché si apprezzi, diciamola, perché si apprezzi. Ecco, se vado a 85 è sceso, sicché è per quello che vi dicevo 89,44 in questo caso, se anche 89,5 va bene lo stesso. Vi dovete assicurare che comunque con il valore di tensione giusto alla fine sia sul fondo scala, che ritoccate eventualmente un attimino, fate la prova. E ora facciamo la parte, diciamo, della taratura per tarare i 4 ohm, che è abbastanza semplice. Un attimino, guardo la rivista e ritorniamo qua. Allora, per tarare tutto il wattmetro che sia idoneo anche per la portata dei 4 ohm, lo mettete sui 4 ohm, il deviatore, sicché ho fatto il ponticello fra qui e qui, poi lo mettete sulla portata dei 10 watt e mettete una tensione di 6,32 volt che corrispondono a 10 watt fondo scala. Questo va fatto dopo che avete tarato tutte le altre portate, e regolate il trimmer R16 per portarlo esattamente a fondo scala. Praticamente ora il wattmetro è tarato. Allora, ricapitoliamo un attimino una cosa. Per fare la taratura, a parte la taratura del watt, diciamo, gli altri trimmer li regolate, diciamo, R1, R2, R3, regolando le varie tensioni che trovate nella tabella e ritoccando, dopo che avete messo la tensione giusta, con i trimmer in serie al trasformatore, oppure se avete un variac la stessa cosa. Quando avete la tensione giusta regolate i trimmer e se vi accorgete che sul fondo scala è variata leggermente la tensione, ritoccate il trimmer fino a leggere sul fondo scala la tensione giusta, che fate eventualmente l'operazione un paio di volte fino a che non avete il fondo scala con la tensione giusta. Un'altra cosa che potete fare quando avete finito è rifare la prova di tutto, diciamo, l'ambaradan, di rivedere le portate. Ora lo facciamo un attimino insieme. Allora, ricollegate il tutto e controllate le varie portate che a questo punto dovrebbero essere tarate, arrivando con la tensione giusta e leggendo il fondo scala. Allora, si era detto, qui siamo su 8 ohm, il fondo scala su 1 watt, sono su 1 watt, deve essere 2,83 volt. Sono a fondo scala e all'incirca deve essere 2,83 volt. Poco scarto non conta. Se ci fosse parecchio scarto, ovviamente ritoccate il trimmer. Sicché 1 watt è a posto. Lo spostiamo su 5 watt, sempre da 8 ohm. 5 watt da 8 ohm, devo andare a 6,32 volt per arrivare a fondo scala.
Vediamo un po', sono sul fondo scala, questo è andato via, si legge male, 6,32 volt, ci siamo praticamente. La stessa cosa, ora facciamo la prova col 10 watt, 10 watt sono 8,94, ci siamo e via discorrendo. Proviamo anche 50 watt e poi il resto chiaramente l'avevamo tarato, se no ripeto come sempre diventa un cinematografo, non è bello. 50 watt sono 20 volt se non mi sbaglio, vediamo un attimino, 20 volt va bene e qui va bene. Facciamo un paio di misure anche per la portata da 4 ohm e via. Comunque ricontrollate tutto in maniera che ovviamente siete sicuri. Abbassiamo, rifacciamo, per esempio proviamo, spostiamo questo qui su 5 watt. Questo allora, si è detto, ora guardiamo che funzioni per i 4 ohm, che abbiamo fatto anche la taratura dei 4, basta tarare un trimmer, ripeto, per i 4 ohm, sicché ora sono su 5 watt fondo scala, posto un attimino la tabella, siamo qui, 5 watt fondo scala sono 4,47 ohm, vediamo se è vero, alziamo, 3,6, ecco qua. Qua ora si legge male perché va avanti e indietro, comunque ci siamo, 4,47. Proviamo la portata a 50 watt perché il 10 watt ce l'abbiamo tarato per i 4 ohm, sicché va bene. I 50 watt devo avere 14 volt e 14 e 14 e qui diciamo ci siamo. Allora spengiamo il tutto. Spero di essermi spiegato bene, di non aver fatto dei grossi legamenti di lingua, in maniera che abbiate capito, e così almeno anche chi non aveva capito come si tara il wattmetro abbiamo preso, come si dice, la palla al balzo di dover tarare questo per quell'amico lì del canale. Sono cose che di solito non faccio, sicché non vi fate venire in mente di mandarmene dell'altri, però gliel'ho fatto e abbiamo visto le varie cose che uno può sbagliare, sicché così cerchiamo di risolverle e abbiamo fatto questa taratura, abbiamo visto come si tara. Io vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto, perché se no, come ripeto, siete dei birbanti. E ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!